Prescelto, ti sei mai sentito fuori posto? Come se ci fosse qualcosa di diverso in te che gli altri non riescono a capire? E se ti dicessi che la tua difficoltà a stare in mezzo a grandi gruppi di persone non è affatto casuale? Questo video è arrivato a te per un motivo ben preciso ed è ora che tu scopra cosa c'è dietro. Se stai guardando questo video, potrebbe significare che sei diverso, un prescelto. Non tutti riusciranno a comprendere, ma se senti una connessione profonda con queste parole, allora ti invito a rimanere fino alla fine. Potresti scoprire verità che cambieranno il modo in cui vedi te stesso e il tuo scopo. Un prescelto è qualcuno che sente un forte senso di scopo che va oltre l'ordinario. Spesso hanno una consapevolezza più profonda della vita e una connessione con qualcosa di più grande di loro stessi. Questa connessione può essere spirituale o semplicemente una forte sensazione di essere qui per fare la differenza nel mondo. I prescelti di solito possiedono abilità o qualità speciali. Questi tratti li distinguono dagli altri, rendendoli più consapevoli di ciò che accade intorno e dentro di loro. Essere un prescelto non è facile. Comporta sfide che molti altri non affrontano. Sebbene i loro doni possano aiutarli ad avere un impatto positivo nel mondo, possono anche rendere la vita più difficile. Una delle difficoltà più comuni tra i prescelti è l'isolamento. Coloro che sono prescelti hanno una presenza che si distingue quando entrano in una stanza o interagiscono con gli altri. La loro energia è spesso potente e innegabile. Questa energia deriva dal loro senso di scopo elevato, dalla profonda consapevolezza e dai doni che possiedono. Le persone intorno a loro possono percepirlo, anche se non comprendono appieno il perché. Per alcuni questa energia intensa è affascinante e magnetica, attira la curiosità, l'ammirazione o il desiderio di connettersi. Altri possono sentirsi ispirati dalla profondità e autenticità che i prescelti irradiano. Tuttavia, questa energia non ha sempre un effetto positivo. Mentre alcune persone ne sono attratte, altre possono sentirsi a disagio, intimorite o persino minacciate. La forte presenza di un prescelto può destabilizzare le persone che non sono abituate a tale intensità. Possono sentirsi esposti o incerti su come reagire e questo può spingerle ad allontanarsi o a reagire negativamente, anche se il prescelto non ha intenzione di metterli a disagio. Per il prescelto, gestire questa energia intensa può essere una sfida, può essere estenuante, attirare costantemente l'attenzione, che sia positiva o negativa. Essere circondati da altre persone può risultare stancante, poiché la loro energia tende a influenzare le persone a un livello più profondo. Questo impatto può essere logorante, specialmente se sono sensibili a come gli altri reagiscono a loro. La loro energia potrebbe anche portare a situazioni in cui le persone proiettano su di loro le proprie paure o insicurezze, causando tensioni o incomprensioni. I prescelti potrebbero non essere sempre consapevoli di quanto fortemente la loro energia influenzi gli altri. Questo può creare confusione o frustrazione quando si trovano di fronte a reazioni inaspettate. Potrebbero chiedersi perché alcune persone sembrano reagire così intensamente alla loro presenza o perché non riescono a mimetizzarsi come fanno gli altri. È importante comprendere che questa intensità è una parte naturale di ciò che sono e imparare a gestirla è fondamentale per il loro benessere. Quando ti ritrovi a trascorrere più tempo da solo rispetto agli altri, potrebbe sembrarti strano o persino frustrante, ma spesso non è un caso. Molti prescelti attraversano periodi di isolamento e questo accade per motivi specifici. L'universo o una forza superiore potrebbe guidarti verso la solitudine per aiutarti a crescere, guarire o comprendere meglio il tuo cammino spirituale. Questo isolamento ti dà lo spazio per riflettere sulla tua vita, sul tuo scopo e sulle lezioni che devi imparare. Senza distrazioni dal mondo esterno,
puoi concentrarti maggiormente su te stesso e sviluppare i tuoi doni. L'isolamento permette anche ai prescelti di resettare la loro energia. Stare costantemente in mezzo alle persone può drenare la tua energia o distrarti dal tuo cammino. La solitudine ti offre la possibilità di ricaricarti e proteggere la tua energia dalle influenze esterne. Il tempo trascorso da solo può aiutarti a ottenere chiarezza e rafforzare la tua connessione con il tuo scopo. Può essere un periodo di introspezione profonda, in cui inizi a comprendere le ragioni dietro le tue difficoltà, ciò che sei destinato a fare e come puoi andare avanti con maggiore fiducia. Sebbene a volte possa sembrare solitario, l'isolamento può essere una parte necessaria del tuo cammino. Questo periodo ti aiuta a sviluppare la resilienza necessaria per la tua chiamata. Può servire come un modo per prepararti alle sfide future, rendendoti mentalmente e spiritualmente più forte. Durante l'isolamento potresti anche sperimentare una crescita personale che non sarebbe possibile in mezzo a continue interazioni con gli altri. È un momento in cui ti viene data l'opportunità di ascoltare la tua voce interiore, libero dal rumore e dalle influenze della società. L'isolamento a volte può essere una forma di protezione. L'universo potrebbe guidarti a trascorrere del tempo da solo affinché tu possa mantenere il tuo equilibrio energetico. Questo ti aiuta a evitare situazioni in cui la tua energia potrebbe essere influenzata negativamente, permettendoti di rimanere in sintonia con il tuo scopo superiore. Ma c'è di più. I prescelti spesso hanno una sensibilità elevata alle energie e alle emozioni che li circondano. Tendenzialmente colgono dettagli che altri potrebbero non notare, che si tratti dell'umore di una stanza, dei sentimenti nascosti di qualcuno o persino dell'energia di un luogo. Questa sensibilità può essere sia un dono che una sfida. Permette loro di connettersi profondamente con gli altri e di comprendere le cose a un livello che la maggior parte delle persone non raggiunge. Tuttavia, li rende anche vulnerabili al sovraccarico emotivo, specialmente in spazi affollati o emotivamente carichi. La capacità di percepire e assorbire l'energia circostante può essere stancante, soprattutto quando sono circondati da troppe persone o in luoghi dove ci sono emozioni miste o negative. I prescelti possono facilmente sentirsi sopraffatti. Il peso di assorbire le emozioni degli altri o l'energia dell'ambiente può rendere difficile per i prescelti mantenere il proprio equilibrio. Questa sensibilità elevata può portare a un sovraccarico emotivo, in cui faticano a distinguere tra i propri sentimenti e le emozioni degli altri che hanno inconsciamente assorbito. Restare con i piedi per terra può essere particolarmente difficile, poiché spesso sentono la necessità di proteggere la propria energia dalle influenze esterne. Più una persona è sensibile, più deve lavorare per mantenere un equilibrio emotivo ed energetico. Senza imparare a proteggersi dalle energie circostanti, i prescelti possono rapidamente esaurirsi o addirittura diventare ansiosi. Diventa quindi essenziale trovare modi per ricaricarsi e liberarsi dell'energia in eccesso che assorbono dagli altri. L'impatto di questa sensibilità può estendersi anche a come gestiscono le relazioni e le interazioni sociali. Essere in sintonia con le emozioni degli altri può rendere difficile stare in mezzo a grandi gruppi o in ambienti dove c'è troppa intensità emotiva. La quantità di energia che assorbono in queste situazioni può rendere difficile godersi l'esperienza, portandoli a ritirarsi o a evitare del tutto gli spazi affollati. Anche nelle interazioni uno a uno, i prescelti possono a volte trovare difficile restare radicati, specialmente quando sono profondamente influenzati dalle emozioni o dall'energia della persona con cui stanno interagendo. Essere un prescelto spesso significa sentirsi fuori posto fin da piccoli. Molti scoprono che fanno fatica a integrarsi con le persone intorno a loro. Possono sentirsi come degli outsider,
percependo che i loro pensieri, credenze o comportamenti non si allineano con ciò che la società si aspetta da loro. Questo sentimento di essere diversi può essere difficile da affrontare, poiché spesso porta a un senso di isolamento o persino di frustrazione. Il disagio deriva dal sapere che vedono il mondo in un modo unico e può essere difficile relazionarsi con coloro che sono più concentrati sugli aspetti superficiali della vita. Questo senso di non appartenere, spesso, deriva dal fatto che i prescelti tendono a mettere in discussione le norme sociali. Non si limitano a seguire ciò che fanno tutti gli altri. Il loro profondo senso di scopo e consapevolezza spirituale li porta a mettere in dubbio le regole e i comportamenti che molti accettano senza pensarci. Questo può creare tensioni nelle situazioni sociali, dove possono essere visti come troppo diversi, troppo intensi o persino difficili da comprendere. Quando i loro pensieri e le loro idee non coincidono con la maggioranza, è facile che vengano fraintesi o addirittura giudicati. A volte la società può cercare di forzarli a conformarsi. I prescelti spesso sentono la pressione di cambiare, di smorzare la loro luce o di nascondere parti di se stessi solo per adattarsi. Questo può portare a un conflitto interiore, perché da un lato desiderano essere accettati, ma dall'altro sanno che negare il loro vero sé significherebbe tradire il loro scopo. Resistere a questa pressione può essere difficile, soprattutto quando sembra che distinguersi porti solo più sfide. Eppure, per molti prescelti, rimanere autentici non è negoziabile, anche se questo significa percorrere un cammino più solitario. Questa esperienza di non sentirsi parte del gruppo si estende anche alle amicizie e alle relazioni. I prescelti spesso trovano difficile mantenere ampie cerchie sociali perché la loro profondità e le loro prospettive uniche non sono sempre apprezzate dagli altri. Possono avere meno amici o trovare difficile creare connessioni con persone che non condividono i loro valori o la loro visione della vita. Il desiderio di connessioni autentiche e significative spesso si scontra con le interazioni più superficiali che sono comuni nella società di oggi. Per coloro che seguono un cammino spirituale più elevato, trovare connessioni autentiche può essere una delle sfide più difficili da affrontare. Le persone che sono profondamente in sintonia con il loro scopo spesso cercano relazioni che vadano oltre la superficie. Desiderano individui che comprendano il loro percorso, che siano disposti a discutere argomenti più profondi e che valorizzino gli stessi principi di verità, significato e autenticità. Sfortunatamente, la società tende a dare priorità alle interazioni superficiali, rendendo difficile trovare persone che risuonino con la stessa profondità. Questo desiderio di relazioni più profonde spesso porta a frustrazione, poiché sembra di essere circondati da individui più preoccupati delle apparenze, del successo materiale o di questioni futili. Questa mancanza di profondità può rendere le interazioni sociali faticose o insoddisfacenti. Quando si cerca costantemente significato e verità nelle proprie relazioni, diventa evidente quanto rare siano queste connessioni. Il divario tra ciò che si cerca e ciò che è disponibile nei circoli sociali comuni può portare a un forte senso di isolamento. C'è anche la sfida di essere fraintesi. Quando qualcuno opera da un luogo di autenticità, può sembrare troppo intenso o eccessivamente serio agli altri che non si trovano sulla stessa lunghezza d'onda. Questo può portare i prescelti a essere giudicati o allontanati da coloro che faticano a relazionarsi con le loro prospettive. Di conseguenza, la lotta per trovare relazioni significative spesso li lascia soli. Piuttosto che impegnarsi in conversazioni superficiali, preferiscono la solitudine alla compagnia che non si allinea con i loro valori interiori. Tuttavia, questa lotta non è priva di scopo.
La difficoltà nel formare relazioni autentiche serve come un modo per filtrare le connessioni che non sono in sintonia con il loro vero sé. Piuttosto che essere appesantiti da interazioni insincere, le persone spiritualmente consapevoli imparano a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle relazioni. Le poche connessioni genuine che riescono a formare, spesso, creano legami profondi e duraturi, che offrono sostegno e comprensione reciproci. Queste connessioni, per quanto rare, possono essere incredibilmente gratificanti, perché permettono a entrambe le persone coinvolte di crescere e evolvere insieme. Quando si ha uno scopo superiore nella vita, restare nell'ombra non è un'opzione. Anche se potrebbe sembrare più facile confondersi o evitare l'attenzione, coloro che hanno una chiamata spirituale più profonda sono spesso spinti verso la luce, che lo vogliano o meno. C'è una forte spinta interiore che li guida costantemente a realizzare la loro missione. Questa forza non permette loro di rimanere nascosti a lungo. Nonostante i desideri personali di vivere una vita tranquilla e non notata, circostanze o eventi emergono che li costringono a fare un passo avanti e abbracciare il loro ruolo. La chiamata è più di una semplice sensazione. È una spinta persistente che continua a manifestarsi, rendendola impossibile da ignorare. Non importa quanto qualcuno cerchi di vivere una vita tranquilla e lontana dai riflettori, l'universo spesso interviene, creando opportunità o sfide che li spingono a crescere e a entrare nel loro scopo. Questo richiamo può sembrare scomodo a volte, soprattutto quando porta giudizi o incomprensioni da parte degli altri, ma non può essere evitato. È qualcosa di più grande dei desideri personali dell'individuo, che li spinge a fare la differenza in modi che forse non si aspettavano. Per molti, l'idea di restare nell'ombra è allettante perché sembra più sicura. Tuttavia, il loro scopo superiore non riguarda il restare al sicuro o comodi, riguarda l'immergersi nell'ignoto e affrontare le sfide che vengono con l'essere visibili. Questo non significa che debbano cercare fama o attenzione, ma significa che non possono nascondere i loro doni o il loro vero sé al mondo. L'impatto che sono destinati ad avere richiede che siano visibili, anche quando ciò risulta scomodo o intimidatorio. In molti casi sono le sincronicità o gli eventi inattesi a spingere i prescelti all'azione. Le cose sembrano accadere in modo da ricordare loro che sono qui per una ragione, che si tratti di una conversazione, di un'opportunità o di una situazione che richiede il loro coinvolgimento. Questi momenti chiariscono che la loro missione non riguarda il restare piccoli, ma il crescere per affrontare le sfide per cui sono nati. C'è un senso di responsabilità che accompagna questa consapevolezza, sapendo che il loro scopo va oltre i desideri personali e si estende in qualcosa di molto più grande. Questa spinta verso la visibilità porta spesso con sé una crescita non solo per loro, ma anche per le persone che toccano. Facendo un passo avanti verso il loro scopo e abbracciando il loro percorso, diventano una fonte di ispirazione e guida per gli altri. Il semplice atto di rispondere alla propria chiamata serve come promemoria per coloro che li circondano che tutti hanno uno scopo unico e a volte per realizzare quello scopo è necessario correre rischi ed essere visti. Uno degli aspetti più straordinari di coloro che hanno una chiamata più elevata è il magnetismo che naturalmente emanano. Questa attrazione non riguarda solo la luce che irradiano, ma anche l'ombra che portano. Le persone sono attratte da loro per la loro autenticità, profondità e il senso di verità che incarnano. C'è una genuinità nella loro presenza che affascina gli altri e li attira, che se ne rendano conto o meno. Questa attrazione va oltre il fascino superficiale, è una risonanza con qualcosa di molto più profondo. Tuttavia, questo magnetismo non è sempre accolto positivamente. Mentre molti sono ispirati dalla loro luce, altri possono sentirsi a disagio o minacciati da essa.
La luce che i prescelti irradiano può rivelare le insicurezze delle persone intorno a loro, suscitando sentimenti di gelosia, giudizio o persino paura. Questo non è qualcosa che causano intenzionalmente, ma piuttosto è un riflesso di come la loro presenza interagisce con il mondo interiore delle persone che incontrano. Spesso le persone proiettano le loro emozioni non risolte su questi individui, rendendo le interazioni sociali più complicate. Bilanciare la dualità della luce e dell'ombra fa parte del viaggio. Più brillante è la luce di una persona, più evidente diventa la sua ombra. Questo può essere difficile da gestire, poiché significa affrontare sia l'ammirazione che la critica, spesso provenienti dalle stesse persone. La loro autenticità, sebbene magnetica, può anche servire da specchio per gli altri, costringendoli a confrontarsi con parti di se stessi che preferirebbero evitare. Alla fine, il percorso di un prescelto non riguarda il raggiungimento della perfezione o l'elusione delle difficoltà. Si tratta di abbracciare il proprio ruolo con autenticità e coraggio, comprendendo che ogni sfida affrontata è un passo verso la realizzazione del proprio scopo ultimo. Ogni ostacolo, ogni momento di isolamento, ogni incomprensione che incontrano lungo la strada serve come opportunità per rafforzare la loro comprensione di sé e del mondo intorno a loro. Se sei ancora qui a guardare, ti ringrazio per la tua attenzione. Se hai apprezzato il contenuto e vuoi vedere altri video come questo, iscriviti al canale. Il tuo supporto è molto apprezzato. Sentiti libero di condividere le tue esperienze o pensieri nei commenti qui sotto.